Ragazzi, niente, volevo fare questo piccolo video, non è una comparazione, è una cosa un po' diversa. Volevo prima di tutto ringraziare SynthCloud e Daniele Monfredi che mi danno una mano a fare queste cose e oggi sono qua con il Juno DS 88 tasti, che è una tastiera, diciamo così, economica della Roland. Fuori dalla scatola è un discorso, però ha veramente delle potenzialità notevoli. E poi così volevo, insomma, più che altro mh, vedere cosa si può tirar fuori da una cosa che lavora come una workstation e magari ha dei buoni campioncini che si possono mettere insieme, ci si può lavorare, fare quello che si vuole, anche editing e tutto quanto. Allora, quello che avete sentito voi invece era un esempio di cose che avevo fatto io, di un pianoforte che avevo fatto, un esempio di pianoforte che avevo fatto io, che poi è questo qui, dove ho messo anche, chiaramente questi si può fare un po' di tutto, qui poi avevo fatto un layer. Si può assegnare tutto a tutto, è molto, molto comoda e funziona, c'è il vocoder, fa un sacco di cose. I synth sono belli, Roland classici, tutti i paddoni, eh, ha molte potenzialità, diciamo che all'inizio è un po' un casino perché tipo hai un effetto solo chorus e reverbero sulla voce singola, per farti per usare un po' più di effetti devi fare le dual e poi che sarebbero praticamente due layer sovrapposti e poi hai tre effetti, allora più chorus e reverbero, lì puoi cominciare a fare delle cose un po' più incasinate. Infatti, per esempio, ecco, una roba che avevo notato subito era il fatto che i Rhodes erano un po' scarsini, però poi mettendomi lì mi sono fatto un po' di preset, tipo questo. Sono tutti senza reverbero, senza niente, perché mi piace farveli sentire così. Mi sono fatto. Mi sono aiutato, questa è qui per quel motivo, mi sono aiutato ispirandomi un po', diciamo, questo è col tremolo. Ecco, qua ho fatto una cosa carina, posso dosare i tines, diciamo, il campanello, come diciamo normalmente, di modo che, per esempio, quando uso un flanger, dove è bello averne un po', è un flanger, scusate, un phaser classico,
devo dire che insomma sono arrivato a un risultato che ritengo accettabilissimo, soprattutto considerando che, vabbè, questo è un altro tipo di piano. Mettiamo per esempio il Nefertiti, che è l'ultimo arrivato. Questo mancano sempre un po' di acuti. Mettiamo un po' di tremolo. Non so se mi sentite perché il microfono è qua in mezzo e magari non mi sentite. Diciamo che la cosa che mi ha sbalordito di più, dalla quale sono uscito molto più facilmente, è stato il pianoforte, perché il pianoforte è proprio bello. Adesso per esempio, beh, chiaramente adesso non esageriamo, nel senso che chiaramente adesso sto lavorando con i campioni dello stage, così diciamo mi sono ispirato un po' allo Studio Grand 2, che è quello che normalmente mi piace di più suonare così. Che bello, bello, bello. Questo è molto diverso adesso. È molto diverso, però in realtà sono andato anche un po' così a sentimento, diciamo. Insomma, per essere uno strumento che, vabbè, nuovo, costa comunque un millino, però fa tante cose, però l'ho visto usato tipo a pochissimo, quindi consideratelo, insomma. Poi avevo fatto anche un'altra cosa, che era questa, che non era... Avevo messo insieme, avevo fatto due patch, perché ha 4 parti per ogni voice, quindi chiamiamola voice, non so come le chiama qua, per ogni patch, credo, esatto, patch e performance. Allora, per ogni patch ha 4 voci che si possono, cioè 4 layer. Poi volendo io ne ho preso un po' di campioni che ha dentro lui di Rhodes, che poi facilmente si possono utilizzare, modellare a piacimento. Non ci ho lavorato tanto, ci ho lavorato poco. Però ho fatto 2 patch, una che partiva da una velocity, arrivava fino a un po' più della metà, e poi l'altra con il resto, e quindi sono diventate 8, ma potete farle diventare 12 se, perché si possono fare anche dei multi... delle song praticamente, e quindi ci fai un po' quello che ti pare. Chiaramente si abbassa la polifonia, però questo non è brutto, quello sono 8 layer. È carino. Poi adesso qui ci ho messo il tremolo, ma volendo si può mettergli... io per avere questo tipo di suono ho dovuto fare un po' di robe con gli equalizzatori, come vi ho detto, quindi alla fine mi ritrovo con a disposizione solamente tipo per questo layer, solamente un effetto. Però se usate solamente i 4 layer, come in questo caso, potete metterne anche 2. Ma vabbè, insomma, adesso non è che non credo ci sia bisogno. Chiaramente, vabbè, non avete... Poi si possono assegnare, quindi può diventare anche comodo. Chiaramente chi è abituato qui sa che è difficile trovare qualcosa che sia così pronti via come Clavia. Però diciamo che il risultato... Prendiamo... Insomma,
fare le cose, le fai al volo, si sa. E questo si sa, si paga anche, si sa. Qui devi metterti lì, sbatterti un po', però diciamo che la qualità generale per il prezzo è ottima. Poi se qualcuno è interessato, chiaramente, vabbè, se vi è piaciuto il video, come fanno tutti qua, io non l'avevo ancora fatto nei video miei, iscrivetevi, non mi ricordo come si dice, comunque, vabbè, insomma, se vi piacciono le cose che faccio, eh, potete subscribe, si dice, il mio canale, iscrivervi al mio canale. Ecco, mi è venuto 7 ore, ma mi è venuto. E mi piace. Però comunque, insomma, piani elettrici quelli di base non ve li faccio sentire, se no faccio una brutta figura, invece si possono fare belli. E adesso mi metto a fare un Wurlitzer, farò un po' di cose per divertirmi, anche perché, insomma, è sempre bello riuscire a far venire fuori qualcosa da strumenti che sono considerati economici. E, niente, chiaramente non era una comparazione, non lo voleva essere, anche perché questo è uno stage, costa una fracanata di soldi, e non ho fatto i synth vi ho fatto sentire pochissimo, anzi non vi ho fatto sentire praticamente niente. Poi c'è il sequencer, c'è tutto, l'arpeggiatore, puoi scegliere il tipo di arpeggio, le solite cose delle workstation, quelle di base. E... Ecco, poi avete a disposizione i filtri qua, il filtro e tutto, resonance, e non suonano male. E eccolo qua. La curva di velocity cambia tanto. La curva della velocity fa tantissimo, proprio in termini anche di suono, che come spesso capita, ma insomma, bello. Ci vediamo presto. Ciao ciao.